Buongiorno ragazzi, questa mattina, visto le molteplici richieste, andremo a montare questo microfono esterno con tanto di clip sul nostro Rode Ambi F10. Per portare a termine questa operazione ci servirà leve in plastica, immancabili, fascette, varie misure, nastro isolante, questa calamita estensibile con tanto di LED per poter andare a recuperare un eventuale vite o fermo all'interno del cruscotto. Fermi in metallo che ho acquistato sempre su AliExpress per poter sostituire i vecchi se qualcuno si è danneggiato. E poi solo tanta buona volontà. Siete pronti? Andiamo! Come al solito dobbiamo andare a smontare questa fascia. Eccola. E poi andiamo a rimuovere praticamente il pezzo dove è inglobato lo start. Partiamo sempre da sopra. Ecco. Poi ricordatevi che qua sotto c'è sempre questo fermo che dobbiamo tirare fuori, eccolo qua, e lo mettiamo qui giù. Poi andiamo a tirare il nostro tablettino con le dovute maniere. Eccolo qua. Ok, recuperiamo un bel panno in microfibra e poi andiamo a tirare fuori il nostro Rode Ambi. Questo microfono esterno va collegato su questo spinottino dove c'è scritto mic. Una volta che avete collegato il jack, poi dobbiamo decidere dove portare questo microfono esterno, poiché il cavetto è molto lungo. Mi studio la situazione dove poter fissare questo e vedo un attimo come farlo passare. Ho deciso di mettere il microfono nella posizione originaria. Per smontare questa qui è facilissimo, ha dei fermi qua davanti, bisogna sganciare i fermi 1 e 2 e poi tirare verso di noi, eccolo qua, e questo viene via. Questo è il microfono originale della Nissan e noi possiamo andare a collegare l'altro microfono da questa parte. Penso che sia la soluzione migliore, ragazzi. Togliamo anche questa vite per togliere la bocchetta e la fascia, in modo che così possiamo infilare il cavetto dentro e farla arrivare fino qui. Una volta tolta la vite questa qui, ce l'andiamo a tirare fuori sempre con la leva in plastica. Eccola qui, questa ha solo due gancetti dentro, ecco. Ok. E poi andiamo a togliere la fascia, in modo che così abbiamo più spazio per poter lavorare. Il secondo passaggio è far passare l'attacco jack all'interno di questo bucone grande e farlo uscire dall'altra parte. Eccolo qua. Qui lasciamo quanto basta per poterlo poi andare a sistemare. Direi che questa lunghezza va più che bene. Facciamo passare il cavetto sotto.
Poi a questo punto, se avete un cavo spesso o un pilota, eccolo qua, catturato. Poi lo facciamo scendere di sotto la bocchetta dell'aria, che non c'è nulla qui, a posto. E poi andiamo a collegare praticamente il cavetto, mettiamo un po' di nastro isolante e ce lo tiriamo. Poi lì ci mettiamo una frecciettina per non farlo muovere, quindi possiamo andare a collegare il jack dietro allo spinotto delicato. Possiamo scollegare lo spinottino per lavorare meglio sicuramente, e io direi di andare a fissarlo con un po' di colla a caldo qui sulla clip, in modo che questo rimane così e non si muove, quindi rimane proprio preciso dove sono le fessure del pezzo in plastica, ok? In questa maniera. Meglio abbondare che deficere. Al lavoro terminato verrà così. Ho lasciato ugualmente la spugnetta, magari va a attenuare i rumori di fondo, visto che è molto sensibile rispetto al microfono del tablet. Poi vi dico durante le prove come va. Intanto possiamo rimontare il tutto. Allora, andiamo a ricollegare lo spinottino che abbiamo tolto prima e poi andiamo a rimettere la plafoniera, prima posteriormente e poi i ganci 1 e 2. Ci vuole un secondo, quindi se dobbiamo andare a togliere la gommina lo possiamo fare in un secondo tempo. Eccolo qui, praticamente il microfono è messo da questa parte. Arrivati a questo punto vi faccio vedere adesso sopra come è venuto. La plafoniera è stata rimessa, posteriormente, dove sta? Eccola qua, abbiamo fatto passare i cavetti qua dietro lungo il tetto, abbiamo fatto scendere il cavetto al suo interno, abbiamo posizionato con due fascette, 1 e 2, e adesso possiamo andare a richiudere il tutto. Rimettiamo la nostra presa d'aria, controlliamo bene che entra all'interno del tubo, anzi prima mettiamo la fascia, ragazzi, che poi altrimenti abbiamo difficoltà. Ok, l'ultimo fermo, una volta messo quello possiamo mandare dentro la presa d'aria. Eccola qua, sentite? Quando fa lo scattino significa che è entrata dentro. A posto. Controllate sempre se tante volte qualche gancio in ferro vi è andato all'interno del cruscotto. Partiamo dalla parte superiore fino ad andare, ecco qua, a incastrare il tutto. Poi andiamo a rimettere la fascia e poi andiamo a rimettere la parte questa dove c'è l'accensione dell'auto. Controlliamo dietro che i fori coincidano, poi mandiamo dentro come al solito questo pezzettino, se non va alziamo leggermente il tablet. Una volta che è entrato il pezzettino dentro possiamo andare a riagganciare il tablet. Ora non ci rimane altro che provare se funziona tutto. Allora, le luci funzionano, ok, il tablet si accende, ehi, chiama Lucilla. Sto chiamando
chiamata. Tim, messaggio gratuito. Chiamata per... Ehi, no, stavo a provare il microfono. Ah. Mi senti? Ah, Eh? sì, Come si parla un po', parla un altro po'. come si sente rispetto a prima? Il microfono adesso che ho aggiunto, si sente meglio o peggio? Benissimo, così Si mi sento proprio bene, bene, bene. Ok. Niente retroscena. Vabbè, è da, Però tu devi parlare, parli qui. è da provare chiaramente quando sto in macchina, che viaggio in macchina. Adesso sto fermo, quindi ok? Sì, quello, adesso fermo, ti sento benissimo. Ok. Il telefono normale. Va bene, a dopo. Ciao, dopo. Ciao. Ok. Allora, proviamo adesso il microfono in movimento, vediamo come si sente. Ehi, chiama Samuele. Sto chiamando Samuele. Tim, messaggio gratuito. Chiamata per... Papà? Ehi, Sam, come mi senti? Sto in macchina, come mi senti? Bene. Si sente No, bene? bene, sto bene. Quindi il microfono va bene questo? Sì, Si sente bene? Rumori strani? sì, sì. Rumori strani? Si sente qualcosa, no? No. Vabbè, ok, ci vediamo fra poco, sto a tornare io. Ciao. Ok, ciao. Quindi la soluzione con il microfono esterno posizionato qua sopra sembra funzionare. A dopo. Allora, ho notato anche una cosa, che installando il microfono esterno, quindi portando il microfono qua sopra, è diventato molto più sensibile anche il fatto di dare i comandi vocali all'assistente di Google. Prende molto più rapidamente il comando, anche parlando sottovoce lui si attiva subito, quindi ciò significa che è più sensibile del microfono interno del tablet. Vi faccio vedere. Previsioni meteo per domani. A Marina di Ardea domani ci saranno rovesci sparsi, con una massima di 11 gradi e una minima di 5. Avvia Play Store. Apro Google Play Store. Ok? Avvia YouTube. Apro YouTube. Cioè, io sto parlando, ragazzi, vedete? Io sto parlando tranquillamente qui seduto al posto di guida senza urlare. Sto parlando normalmente. Possiamo chiedergli qualsiasi cosa. Chiama Samuele. Sto chiamando Samuele. Ok? Funziona tutto. Tim, messaggio gratuito. Chiudiamo. Allora vi faccio vedere anche come ho impostato i volumi per rendere tutto più armonico. Dobbiamo cliccare su questa icona, ci apre questo menu e andiamo su Car Informazioni.
e da qui dobbiamo andare su volume. In questa schermata ci sono tutti i volumi che ci possiamo regolare. Allora, io ho messo il volume del Bluetooth a 20, io ho esagerato perché mi sono reso conto adesso che è altissimo, quindi possiamo portarlo a 15. Ok, il volume del navigatore va portato a 50, poiché ho trovato un compromesso tra la radio DAB e il navigatore mentre si viaggia, quindi ho ottimizzato i livelli. E vabbè, il volume medio praticamente è questo qui che alziamo dal volante, ragazzi, quindi quello lo lasciamo stare. E il volume della chiamata l'ho messo a 50 e il volume di sistema io ho messo a 30, che sarebbe il volume generale. Quindi se alziamo questo volume o abbassiamo questo volume va a aumentare e abbassare il tutto. Vi faccio vedere anche un'altra cosa, come andare ad impostare il volume del microfono, il guadagno. Io l'ho portato a 10 poiché questo microfono è molto sensibile e in questa maniera sembra di aver comunque ottenuto un buon risultato. Torniamo indietro e andiamo su allora l'ultima voce, About Davis, entriamo tramite questa rotellina con 8878, diamo ok, volume, andiamo su questo menu e qui ci sono gli altri volumi e dobbiamo andare a modificare questa voce, Bluetooth Mic Gain, che sarebbe il guadagno del microfono, in questo caso esterno perché l'abbiamo collegato, e bisogna portarlo a 10. Io avevo portato a 20 per aumentare diciamo il volume, la sensibilità del microfono interno del tablet, ma amplificava troppi rumori. Anche in questo caso col microfono esterno lasciando a 20 amplifica troppo, quindi ho trovato una via di mezzo con il guadagno a 10 e sembra che in questo caso vada più che bene. Magari regolatelo, portatelo a 15, insomma fate delle prove finché non raggiungete un livello accettabile o buono. Una volta che avete impostato questo andate a salvare. E questo è per quanto riguarda la regolazione del volume del microfono esterno. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Se lo stesso vi è tornato utile o vi è piaciuto, pollice in su come sempre. Se trovate utili o interessanti i contenuti che vado a pubblicare, potete supportare il mio canale semplicemente iscrivendovi, non costa nulla, è gratuito. Ciao belli, alla prossima!